Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno 2026. Wow, abbiamo la carta del mondo, amici della bilancia. Può essere un momento di compimento, di completamento. Qualcuno potrebbe finalmente raggiungere i risultati che stava aspettando da un tempo e per qualcun altro magari può anche far riferimento a un trasferimento, a un viaggio, uno spostamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per il segno solare, l'ascendente e il segno lunare. E per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alle tarot pratiche del 6 giugno e il link al corso di livello intermedio, video corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 8 di spade, 9 di spade, abbiamo la carta della stella, abbiamo un 7 di bastoni, 6 di coppe, 2 di pentacoli, il diavolo e il 6 di bastoni. Carte interessanti, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo poi a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, la sensazione che ho io qui in apertura con queste due carte è che siate un pochettino sottotono, in effetti. Andiamo a vedere l'otto di spade. Dieci di coppe e regina di bastoni. Potrebbe esserci un tema familiare per qualcuno che vi vede impegnati a inizio mese. Potrebbe essere che qualcuno si debba prendere cura di qualcun altro, di una madre, sento. Diciamo che con questo 8 di spade la sensazione a livello mentale è di non poter far diversamente. E qui abbiamo un 10 di coppe e una regina di bastoni. Quindi o siete, come dire, anche un po' stanchi, perché comunque siete sempre voi che intervenite o che vi occupate di certe cose, oppure può essere proprio un tema a livello familiare che potrebbe occuparvi un po' di più all'inizio del mese. Andiamo a vedere il 9 di spade. Sei di bastoni e asso di coppe, 6 di bastoni ce l'avete già qui. Ragazzi, se fosse una questione romantica, potrebbe far riferimento a una persona che conoscete, che state conoscendo, che state frequentando. Ehm, I problemi familiari o comunque gli impegni familiari potrebbero essere di questa persona, per quello che voi avete come un non si può fare diversamente, però io ho anche l'idea che qualcuno di voi stia un po' nascondendo i suoi reali sentimenti a questa persona. Scusate. Andiamo a vedere la stella.
Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 2 di bastoni. C'è una speranza, c'è una progettualità verso il futuro, magari tra voi e questa persona o per quello che riguarda questo nucleo che vediamo qui all'inizio con i 10 di coppe. Non è detto che sia necessariamente una situazione romantica, può anche essere una situazione lavorativa con i 10 di coppe. Ehm, Potrebbe parlare appunto di un gruppo. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Però io qui ho la sensazione che ci sia un potenziale. A me quello che viene di più fino ad adesso è un qualche cosa a livello relazionale più che pratico, più che lavorativo. Però comunque con questo asso di coppe c'è come un nuovo inizio, un'apertura del cuore. Vi dico, poi c'è anche la carta della stella, è una nuova speranza, un qualche cosa che riparte, mi sento di dire, o che parte un po' in sordina in realtà. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 3 di pentacoli, 4 di pentacoli e 5 di coppe. Io sento che avete voglia di costruire, avete voglia di creare, avete voglia anche di stare insieme a questa persona. Eh, 4 di pentacoli e 5 di coppe mi parlano del fatto che non vogliate perdere questa persona o potrebbe anche essere qualche opportunità di quelle che si aprono qui con la stella. E quindi io ho come l'idea che cercherete di fare del vostro meglio per riuscire a, mi viene da dire, a mantenere i vostri standard. Andiamo a vedere il 6 di coppe, 8 di coppe, 8 di coppe, 3 di coppe, 8 di pentacoli e 6 di spade. Io credo che qualcuno di voi voglia materializzare la relazione da sogno che avete in testa con questo 6 di coppe. Non vi nego che per qualcuno potrebbe fare riferimento a una persona del passato, magari un collega di lavoro, magari una persona che vedevate tutti i giorni. Cioè, ho questo tema con il 6 di coppe, però è anche vero che con l'8 di coppe e 6 di spade io ho come la sensazione che dobbiate staccarvi da qualcuno del passato. Cioè, c'è come un'energia che secondo me è ancora presente, nel senso a livello del quotidiano, potrebbe essere una persona che appunto vedete al lavoro piuttosto che in palestra, però è come se a livello romantico la cosa fosse finita. E qui c'è come questa ehm, nuova possibilità, se vogliamo. È come se doveste passare da questo distacco. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade e un 7 di bastoni nuovamente. È come se non sapeste cosa fare. Potrebbero anche esserci queste due energie, quella del passato e quella del presente o del futuro. Diciamo che viaggiano parallelamente e voi stiate un attimino cercando di capire con quale delle due c'è più potenziale di costruzione. Magari una delle due la conoscete da più tempo, l'altra la conoscete da meno tempo, ma vi attira parecchio. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un fante di pentacoli e un fante di coppe. Due fanti. C'è questa novità, secondo me, che vi attira, questo potenziale, se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Uh, Imperatrice 6 di coppe. Qualcosa mi dice, ragazzi, che sceglierete la persona che si ripresenta.
Allora, con il 6 di coppe non necessariamente è un ex, anzi molto probabilmente non lo è, però è una di quelle persone con le quali c'è già un legame, magari di tipo profondo, di tipo genuino, è una di quelle persone che conoscete veramente da tantissimo tempo o con la quale vi siete già fatti dei film per molto tempo, però io ho come l'idea che andrete a difendere quel po' che già c'è, quelle due coppe che sono ancora in piedi con la persona, con questa persona che per voi è importante. Per qualcuno vi dico che è la stessa persona, cioè è una persona del passato che voi state rivedendo o vi capiterà di rivedere in questo periodo, per la quale non avete ancora completamente dichiarato i vostri sentimenti o come se le cose non fossero così scoperte. C'è una sorta di indecisione qui e se fosse una persona sola potrebbe essere il mi dichiaro o no, perché sento che questa persona a livello fisico vi attira tantissimo, potrebbe essere un sagittario. Sto guardando che altri segni ci sono. Potrebbe essere un capricorno, potrebbe essere un toro, cancro. Comunque, io ho l'idea che si parta un pochettino sottotono, ci sia come o un ritrovo o il rivedere o comunque una presenza che per qualcuno entrerà a giugno, per qualcun altro secondo me è già una presenza. Ecco, se per esempio non conoscete questa persona, ma quando la conoscerete vi sembra di conoscerla già da una vita, è perché con i 6 di coppe potrebbe essere una persona di qualche vita passata. Non ce l'ho tanto come riferimento, sinceramente, però può essere una chiave di lettura anche quella. Devo dire, ragazzi, che qui si nutre una nuova speranza, c'è come un nuovo inizio che voi andrete a difendere a spada tratta, mi verrebbe da dire. Io ho come l'idea che se ci fossero due persone, potreste scegliere la persona che conoscete già da tanto tempo, la persona con la quale si è già costruito comunque un sentimento di fiducia, un sentimento, mi viene da dire, di fratellanza, un sentimento genuino. Non vi nego che per qualcuno può essere effettivamente una questione familiare, dove bisogna magari appunto accudire un parente, un genitore, però io ho l'idea che questo mondo faccia riferimento al fatto che prenderete una decisione, ehm, vi dirò a livello familiare. Ve lo dico poi dopo. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, è un periodo un po' duretto, secondo me, per voi, perché non ho carte di contratti, ma neanche cercandola, cioè neanche volendo. Però sì che c'è del movimento, ok? Quindi questo secondo me non vuol dire che sarete completamente fermi. Magari non avrete il lavoro dei vostri sogni, magari sarà un lavoretto un po' così, però qualcosa farete, qualcosa porterete a casa. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora qualcuno potrebbe fare già le vacanze adesso a giugno. C'è come un'aria di freschezza, sento, nel vostro ambiente lavorativo, soprattutto se siete in una di quelle aziende grosse dove si fanno i turni, per le vacanze, il fatto che magari siate già meno alleggerisce un po' l'atmosfera. Sento che sarà un buon periodo in realtà. Se state aspettando un trasferimento potrebbe arrivare e qui arriva al mondo il compimento, questo risultato che arriva.
C'è come da festeggiare qualche cosa in ambiente lavorativo e anche se siete autonomi devo dire che potrebbe esserci un vecchio collaboratore, un vecchio cliente, qualche vecchia idea, servizio o prodotto che potreste ripescare dal passato e che secondo me potrebbe avere una, una buona capacità sia di sviluppo che di portarvi denaro. Parliamo di denaro. Alti e bassi questo mese, ragazzi, dovrete pianificare bene quelle che sono le vostre spese, soprattutto, scusate, tra starnuti e tosse, penso di avere un po' di allergia, ma non ho mai fatto i test. Comunque, se avete qualche tipo di progetto per il quale avete bisogno di investire denaro, di investire tempo, di investire risorse, questo è un mese dove dovete calibrare bene quanto spendere dove, ok? Perché potrebbero esserci delle spese. Non sento che siano impreviste, in realtà sono come spese di abbellimento, spese di migliorie che potreste voler effettuare, ma è come se poi doveste farvi i conti ed effettivamente non è proprio un buon mese per fare queste spese. Poi ognuno scelga il proprio cammino. Se parliamo di progetti, se sono già in piedi, sento che eh, sono da monitorare, ragazzi. C'è ancora da sistemare parecchia roba, secondo me. Ci sono come delle cose da modificare. Potrebbe essere una questione di turni, una questione di tempo. Mi fanno vedere delle luci in un bar, quindi può essere una questione di illuminazione. Al bancone del bar, in realtà. Ehm, Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, a livello familiare, quello che volevo dire prima è che secondo me potrebbe esserci qualcuno nella famiglia che ha bisogno di attenzioni questo mese. Mm, Ho forte il tema della madre, ma potrebbe anche essere il fatto che, soprattutto se voi siete madri, dobbiate prendervi come un momento di pausa dal lavoro per seguire i figli, per seguire qualcuno che sta male, ma potrebbe anche essere la mamma, quella che sta male o mi fanno vedere un piede ingessato, quindi può essere che qualcuno abbia dei problemi di mobilità o cose per lo stile. Anzi, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona, perché è un messaggio molto molto specifico, devo dire. Ehm, Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single, ragazzi, sento che potrebbe entrare una persona, come vi dicevo all'inizio, i segni zodiacali ve li ho già detti. Potrebbe essere una persona con la quale voi pensate di non avere molte speranze, sinceramente, anche se a livello di chimica vi prendete parecchio. Però io sento che sì, 10 di coppe, due volte il 6 di coppe, l'asso di coppe, ho come questa sensazione che vi sentirete attirati in modo quasi inspiegabile da questa persona, vi sentirete a casa, sarà una persona con la quale condividerete, secondo me, quello che potrebbe essere la parte ludica della vita, i divertimenti, le passioni, potrebbero essere anche il buon cibo, però è come se sentissi non lo so, è come se pensaste di essere in svantaggio con questa persona, ma in realtà non è così, è un vostro modo di vedere le cose. Tenete presente che si parte con un 8 di spade, voi vedete una realtà negativa. In realtà non è così come la vedete voi, ok? E qui con questo 9 di spade ci sono delle preoccupazioni che probabilmente risalgono a esperienze del passato che vi fanno rimanere un po' lì chiusi con le spalle ricurve in avanti, un po' low profile. Sento che la speranza non vi manca di costruire qualche cosa con questa persona ed effettivamente un po' la passione, un po' l'entusiasmo, un po', non lo so, la primavera inoltrata, sento che si andrà a costruire qualche cosa e sarà una bella situazione secondo me.
Io qui vedo qualcuno che difende qualcun altro, qualcuno che difende, sento anche i figli, se c'è questa persona nuova che per esempio, non so, uno dei due potrebbe già avere figli e quindi esserci come una priorità che viene data ai figli con queste carte, perché anche il mondo è un archetipo di bambini, tra l'altro. Però comunque può essere che qualcuno debba come occuparsi di qualche figlio e non ci sia tempo per sviluppare la relazione, però è come se fosse una priorità indiscutibile, cioè ehm, se non avete figli, può essere qualche tema legato magari a dei progetti, al lavoro, come vi dicevo prima, alla famiglia, ma sento comunque che si va verso la costruzione di qualche cosa perché c'è intesa. Vi piacciono le stesse cose, magari anche i ristoranti che scegliete sono quelli che piacciono a tutte e due. Non lo so, sento proprio come se vi troviate. Vi trovate, vi troverete e inizierete a costruire. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, allora se la cosa è ufficiale, sento che per molti di voi è come è arrivato il momento di parlare di figli, il tema bambini è molto forte, vi dirò. Ehm, Se non fosse quello il vostro tema, potrebbe essere l'andare a convivere per qualcuno, c'è come un tema con la casa, con un trasferimento, con un trasloco qua, con la carta del mondo. Potrebbe esserci un tema economico da dover guardare, però io con queste carte sento un risvolto positivo, alla fine del periodo. Si va verso una crescita, si va verso la prosperità e comunque c'è l'imperatrice e questa energia accogliente, questo amore, mi viene proprio da chiamarlo universale. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno o clandestina, piuttosto che senza etichetta, allora, dipende da quanto sappia l'altra persona. Se è senza etichetta può essere che sia come giunto il momento di dichiararvi, ragazzi, quindi definire un pochettino i confini della relazione e sento che a fine mese ce la farete, scusate, a fine periodo. Ce la farete a delimitare, a creare un qualche cosa di solido, mi viene da dire, no? A creare qualcosa anche di romantico, di bello, come se riusciste finalmente a parlare e a creare una certa sintonia. E se siete in una situazione un po' complicata, anche lì verso fine periodo, secondo me prende una certa intensità questa relazione o questa situazione. C'è la carta del diavolo, per qualcuno potrebbe esserci proprio un incontro e anche di tipo intimo, dove potreste giocare parecchio, divertirvi e appiccicarvi, ragazzi. Non so perché ce l'avete il 4 di pentacoli, sì, ce l'avete qui. Non sento in realtà che sia un attaccamento negativo, cioè è più come un affezionarsi, perché poi comunque c'è questa energia bellissima dell'imperatrice il 6 di coppe, quindi il diavolo secondo me allora, considerati due fanti per qualcuno può anche far riferimento a un certo tipo di ingenuità, al fate attenzione a non farvi travolgere, perché è un po' quello che sento, ok? Ci sarà come questo turbinio di emozioni, di passioni e di corpi che si incrociano. Quindi molto molto forte, secondo me, la seconda settimana di giugno tra di voi, ma fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Ok, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia. Il fulmine, che sarebbe la torre, e possibilità. Dovete togliervi queste idee.
L'otto di spade è la visione negativa della vita, è la visione negativa delle cose, qualcuno che nega sempre, no, questo non si può fare perché X, no, quest'altro non si può fare perché Y, questo non lo posso fare, ma figurati se... Tutte quelle frasi o comunque quei pensieri molto negativi che tirano giù effettivamente a livello vibrazionale. E qui con questa carta che è il 2 di bastoni vi dice guardate le possibilità che ci sono al futuro. Cercate di nutrire una speranza, un punto di vista più alto. Qui avete anche l'otto di coppe, ve lo metto vicino alla stella, ok? Perché secondo me è un po' questo il tema, cioè è il guardare al futuro con occhi diversi, perché effettivamente il futuro è piuttosto roseo, ragazzi, eh? Andiamo a vedere. Quante? Prenderò solo quelle scoperte, ragazzi. Benedetti, carta numero 22, quindi è come se fosse un periodo benedetto, o se questa situazione o relazione potesse effettivamente essere benedetta. Numero 22 potrebbe fare riferimento al giorno. Carta numero 38, essere imparziali, quindi si tratta di essere equi con le possibilità di uno o dell'altro. E qui abbiamo carta numero 14, a dire il vero, e vi dice di tirare un pochettino giù la maschera, che sento che è un po' quello che farete qua, no? Cioè qualcuno potrebbe dichiararsi, qualcuno potrebbe farsi avanti e scoprire che ci sono più possibilità di quelle che si immaginano, di quelle che si pensano. Mm? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura, spero che comunque vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto tutto il tema delle credenze limitanti che tratto nelle sessioni personali. In più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina. Ho aperto adesso una playlist che parla di ermetismo, quindi sono già temi un po' più esoterici, però comunque se volete dare un'occhiata i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ah no, scusate, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!